Ciao segno dello Scorpione, benvenuti. Ora andiamo a vedere che cosa vi accadrà nell'immediato futuro in amore e durante il mese di marzo, sia in amore che sul lavoro. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito con l'immediato futuro in amore per il segno dello Scorpione. Allora, cosa accadrà nell'immediato futuro in amore per il segno dello Scorpione? Abbiamo la carta dell'appeso. Con l'oracolo abbiamo la pratica, il gioco e il messaggio. Quindi, allora, con la carta dell'appeso potreste intanto avere a che fare con una situazione che è rimasta in sospeso, oppure voi vi sentite che avete delle cose che sono rimaste in sospeso. Potrebbe essere anche una carta che parla di sacrificio in una determinata situazione sentimentale. Potreste avere a che fare con una persona che in questo momento è ferma in amore, non si sta muovendo. Oppure potreste essere voi in questo tipo di energia. È possibile anche che alcuni di voi stiano cercando di guardare una situazione da un'altra prospettiva o ancora che alcuni di voi abbiano un cambio di idea rispetto a una situazione. Abbiamo la carta della pratica, il gioco e il messaggio, quindi o state cercando tipo di fare dei tentativi o non lo so, magari per esempio anche soltanto nella vostra testa state cercando di capire il modo per esempio mandare un messaggio che sia però divertente, che sia giocoso, perché qua c'è qualcuno che appunto con la carta del gioco sembra che voglia, vedete questo gatto che cerca di afferrare questa specie di pallina, come se voleste acchiappare qualcosa che è sfuggente, ok? Oppure che magari vogliate mandare un messaggio che però sia abbastanza, diciamo, easy. Alcuni di voi potrebbero invece avere uno scambio di messaggi magari easy, divertenti con una determinata persona e così via. Dopo comunque andremo a chiarire la carta dell'appeso. Allora, vediamo le Dixit. Abbiamo il ragazzo con la lanterna spenta, cioè è interessante questa cosa perché abbiamo poi il diavolo e l'eroina, il diavoletto e l'eroina. Allora, fa ridere questa roba perché c'è questo ragazzo che è giorno, c'è la luce, però lui vaga quasi di soppiatto, di nascosto, come se fosse il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, con questa candela che, questa diciamo lanterna che però è spenta, o comunque che invece di fare luce fa buio, ok? Quindi come se voi vi state dirigendo o volete dirigervi in una situazione senza farvi vedere, cioè volete rimanere nascosti magari o comunque volete andare in una particolare situazione però senza farvi sgamare. Non so come dirvi, o volete fare una particolare azione in una situazione però agendo nell'ombra, non so come spiegare, prima magari agendo nell'ombra, un po' come la carta della pratica, no? Quindi magari fare qualcosa prima in pratica, quindi magari fare dei, non so, come posso dire, studiare un qualcosa magari nella vostra testa, studiare una strategia nella vostra testa e poi appunto metterla in pratica. Ad ogni modo, qua c'è l'energia del diavoletto, quindi è possibile che voi vogliate tentare qualcuno in una determinata situazione. Soprattutto devo dire se siete uomini, qui potreste in qualche modo essere questa energia del diavoletto e voler cercare di tentare qualcuno in amore nell'immediato futuro. In particolare vedo un'energia più femminile che è in un'energia di chi è l'eroina, quindi potreste avere a che fare con un'energia femminile che è nell'energia di chi vuole proteggere una situazione come fa questa ragazza che appunto distrugge la tecnologia per salvare la natura. Quindi qualcuno che potreste avere a che fare con un'energia femminile che è coraggiosa, impavida, che in qualche modo vuole proteggere una situazione. E,
potreste voler avere a che fare con questa energia femminile, volete magari tentarla e così via. Se siete donne dello Scorpione, potrebbe essere che ci sia un uomo che è interessato a voi, che vuole, diciamo, tentarvi con la carta del diavolo. E voi magari siete in questa energia dell'eroina, oppure ancora è possibile che il segno dello Scorpione voglia proprio tentare qualcuno perché vuole conquistare quella determinata persona o situazione. Ok? Con l'oracolo risponde abbiamo spingersi al limite e l'energia yin, l'energia femminile. Quindi qua vedo che il segno dello Scorpione forse vuole proprio buttarsi, lanciarsi in una situazione che però risulta essere rischiosa. Quindi bisogna proprio spingersi al limite, fare proprio qualcosa che risulta essere rischioso, ok? Magari c'è una situazione dove voi magari vi volete buttare, però è qualcosa che appunto è rischioso, come questa ballerina che è su questa specie di scoglio volante dove il suo piede è posizionato proprio sul bordo, quindi rischia di cadere, ok? Poi abbiamo l'energia yin, quindi l'energia femminile, quindi è possibile che il segno dello Scorpione entri in un'energia più femminile nell'immediato futuro, quindi in un'energia più amorevole, più materna, più dolce. Alcuni di voi potrebbero volersi dichiarare con qualcuno, altri potrebbero voler, non lo so, mandare, non lo so, dei segnali carini, fare un'azione carina, gentile nei confronti di qualcuno. Altri ancora è possibile che abbiano a che fare con un'energia femminile che è nell'energia yin, quindi che se siete uomini dello Scorpione potreste avere a che fare con una donna che è nell'energia yin, quindi che è gentile, che è dolce, che è amorevole, o comunque di base potrebbe avere questo tipo di carattere, ok? Ora andiamo a chiarire con i tarocchi. Allora, vediamo perché per il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro c'è la carta dell'appeso. Perché per il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro c'è la carta dell'appeso. Un attimo, mi si è incazzata a me. Perché al segno dello Scorpione, questa è storta. Un attimo. Perché queste carte sono così? Ok. Allora, perché al segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso? Perché al segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso? Voi. Ok, allora. Fante di coppe al rovescio, l'otto di spade e 5 di spade. Allora, devo dire che alcuni di voi, soprattutto se siete uomini, state continuando magari a stare fermi o a lasciare una situazione in sospeso perché avete dei pensieri limitanti e pessimistici circa una situazione. In poche parole, voi magari vorreste anche fare un passo verso una persona, però avete paura che se lo fate, quella persona o vi prende in giro, o vi fa un dispetto, o vi prende in giro alle spalle. Oppure magari questa persona con cui avete a che fare e su cui magari vorreste fare un qualcosa, si è sentita presa in giro da voi in precedenza e che quindi voi lo sapete e dite tanto anche se faccio questa cosa, lei o lui magari poi mi risponde di andare a quel paese, ok? Soprattutto gli uomini, devo dire, hanno questi pensieri negativi riguardo a a una situazione sentimentale. Gli uomini di segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, quindi se siete uomini dello scorpione è possibile che abbiate questi pensieri limitanti in una situazione dove non c'è un vero e proprio blocco, però voi a livello di testa ci vedete un blocco, però in realtà non c'è, sono solo vostri pensieri limitanti. Vediamo perché ce l'ha appeso ancora. Perché al segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso. Perché al segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso. Perché al segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso. Allora, la morte, il 3 di spade, l'appeso al rovescio e la luna. Quindi c'è stata una chiusura in una situazione dove qualcuno si è sentito impugnalato alle spalle, si è sentito preso in giro alle spalle, o si è sentito come se gli avessero fatto dei dispetti, o la persona con cui avete a che fare si è sentita così, si è sentita presa in giro.
Ad ogni modo c'è stata una chiusura dolorosa, dove magari voi state ancora soffrendo, ok? O una persona ha sofferto per questa situazione e c'è la voglia di sbloccare le cose, però c'è confusione, nel senso che non si sa come fare per sbloccare le cose in quella situazione lì. Ci sono delle paure, delle insicurezze che voi avete rispetto a quella situazione che è stata chiusa, ok? È possibile anche che abbiate a che fare con una persona che è stata talmente tanto male per la chiusura, che questa persona adesso è ferma, non sta facendo più niente. E si vorrebbero sbloccare le cose e si sta anche forse cercando di vedere le cose dal punto di vista della persona che ha sofferto, che ha subito, diciamo, la perdita. Quindi forse si sta cercando di mettersi nei panni di quella persona. Vediamo ancora. Perché il segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso? Perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso? No, no, tutto il mazzo, ragazzi, no. Allora. Perché il segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso? Perché il segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso? Perché il segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso? Allora, 10 di coppe e forza al rovescio. Quindi in precedenza qualcuno non è stato coraggioso e non è stato forte all'interno di un rapporto. C'è un rapporto che è rimasto in sospeso, c'è un rapporto fermo, come se fosse in pausa, ok? Sembra che le carte non dicono che questo rapporto è veramente finito, semplicemente dicono che è fermo, è come se ci fosse qualcosa in sospeso. Ed è un rapporto su cui il segno dello Scorpione probabilmente prova ancora dei sentimenti, o comunque ci sono dei sentimenti che sono ricambiati, nel senso che o attualmente entrambi siete ancora innamorati, oppure si tratta di un rapporto dove c'è stato un amore reciproco, che però in questo momento c'è un fermo. Vediamo ancora perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. Perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. L'asso di bastoni e il cavaliere di bastoni. Quindi vedo da parte delle energie maschili, in particolare la voglia comunque di andare in quella situazione dove c'è un fermo. Perché vedo che provate per quella determinata persona una forte passione. Ok, quindi gli uomini dello Scorpione in particolare li vedo che comunque sono in questa energia di azione dove vorrebbero comunque fare qualcosa anche a livello impulsivo, perché comunque provano una forte passione per quella persona. Persona però con cui in questo momento c'è un fermo, c'è l'appeso, quindi o questa persona non si sta muovendo con voi o voi non vi state muovendo o comunque c'è qualcosa che è rimasto in sospeso, però provate ancora una forma di passione forte per questa persona. Quindi c'è la voglia comunque di agire. E le donne dello Scorpione potrebbero avere a che fare con un uomo di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Vediamo ancora perché il segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso. Perché il segno dello Scorpione nell'immediato futuro in amore accadrà l'appeso. Il mondo in posizione prevalentemente orizzontale. Quindi si ribadisce questo concetto, le carte non dicono che una situazione è finita, non lo dicono, dicono che questa situazione non è chiusa, è appesa, vuol dire che è rimasta in sospeso, che avete qualcosa in sospeso con qualcuno, un ciclo non si è chiuso del tutto. Vediamo ancora perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. Perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. Di nuovo l'otto di spade ma in orizzontale. Quindi è la torre sul fondo, quindi riguarda una rottura che c'è stata con qualcuno. E vedo che voi vorreste sbloccare una situazione, ma avete ancora dei pensieri limitanti, come vi dicevo prima, oppure avete a che fare con qualcuno che appunto è ferma o fermo e
ci prova a pensare al lato positivo, però allo stesso tempo pensa anche al lato negativo, al lato che gli fa dire no, questa situazione non si può sbloccare, no, questa situazione non è recuperabile, io non so come fare per fare in modo che le cose vadano bene, eccetera, eccetera, ok? All'ultima volta vediamo ancora perché al segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso, perché al segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. Ok. 3 di bastoni, fante di spade a rovescio. Allora, alcuni di voi vorrebbero vedere qualcosa o qualcuno, oppure stanno cercando di ottenere delle informazioni su una persona ma non ci riescono, perché questa persona potrebbe aver attuato un blocco o semplicemente questa persona non sta mostrando qualcosa che voi potete capire, per esempio sui social, magari questa persona non posta, non lo so, come si sente, quali sono i suoi pensieri, quindi in realtà queste informazioni non riuscite a ottenerle. Eppure le cercate, le volete, ok? Alcuni di voi non riescono letteralmente a spiare una persona, altri di voi potrebbero, come dire, stare aspettando una persona che è sparita o che ha bloccato sui social, oppure ancora che vi ha impedito di vedere o di ottenere delle informazioni. Per esempio, questa persona ha messo il profilo privato, oppure per esempio, anche se questa persona ha il profilo pubblico, non mostra quello che vi serve a voi per capire. È un esempio, vi sto facendo degli esempi per farvi capire la situazione. Ehm, mm, mm, mm. Sì, è un po' questo. E vedo che comunque è una situazione dove provate una forte passione per questa persona. Ancora una volta, perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. Perché il segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro accadrà l'appeso. Allora, la papessa al rovescio, il re di coppe e il 9 di spade col 10 di coppe. Allora, io vedo intanto che gli uomini dello Scorpione potrebbero avere a che fare in particolare con cancro e pesci, ma vedo molto forte il segno dei pesci perché l'appeso rappresenta il segno dei pesci. Quindi potrebbero avere a che fare, per esempio, gli uomini dello Scorpione con una donna del segno dei pesci. Vedo che gli uomini si vogliono aprire in una situazione dove in questo momento ci sono delle cose rimaste in sospeso o la situazione è ferma, oppure si vogliono aprire nei confronti di una persona che in questo momento è ferma, ok? Una persona con cui c'è stato un rapporto, ribadisco, di amore reciproco, ed è come se appunto volessero aprirsi, rivelare magari i loro sentimenti o rivelare una qualche verità a una persona che in questo momento è ferma. È come se qui c'è il 9 di spade al rovescio, quindi alcuni degli uomini nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero, diciamo, mettere da parte le loro paure, le loro insicurezze, i loro dubbi, le loro paranoie e fare un passo nei confronti di una situazione che però è ferma, come se si volessero togliere una forma di stress, di ansia, di paura che hanno in una determinata situazione e si volessero aprire. Alcuni appunto degli uomini dello Scorpione vogliono andare letteralmente da un'energia femminile che in questo momento è ferma, magari vogliono per esempio che questa energia femminile parli con loro o che si apra o che riveli qualcosa, che, non so, che sia onesta, che sia sincera, per esempio, no? Come se si volessero togliere dei dubbi, delle paranoie che hanno, oppure questo 9 di spade al rovescio potrebbe anche indicare che alcuni di loro vogliono andare da un'energia femminile per fare in modo, cioè è come dire l'atteggiamento, no? Cioè magari vanno o scrivono a quella persona in una maniera tale da farla sentire al sicuro, come dire, magari vanno e cercano di fargli capire, guarda che io non ho cattive intenzioni con te, quindi stai tranquilla, ok? È un po' questo, come se volessero aprirsi a livello emotivo nei confronti di un'energia femminile
facendogli capire che hanno buone intenzioni, ok? Senza farla preoccupare, una roba del genere, ok? Questo per gli uomini del segno dello Scorpione. Se siete donne, ovviamente potreste avere a che fare con un uomo di segno d'acqua, Cancro, Pesce, Scorpione o Fuoco, che lo vedevo prima, Ariete, Leone, Sagittario. E appunto magari c'è un uomo che vorrebbe fare questo nei vostri confronti, mentre voi magari in questo momento siete ferme. Quindi questo è come emerge. Ora andiamo a vedere per il mese di marzo. Allora, cosa accadrà a marzo al segno dello Scorpione? Abbiamo la carta del 9 di bastoni, ok? Poi abbiamo la curiosità, la solitudine e la trasformazione. Ok, si può interpretare in 3000 modi diversi, però. Allora, potreste avere a che fare con qualcuno che è diffidente, che non si fida di voi durante il mese di marzo, oppure voi siete in questo tipo di energia. È possibile, io qua vedo la curiosità, quindi alcuni di voi potrebbero voler effettivamente avvicinarsi a una persona perché sono curiosi, no? Vogliono capire o magari vogliono parlarci, vogliono insomma ottenere delle informazioni, però è una persona che è diffidente nell'energia del 9 di bastoni o nell'energia della solitudine, quindi una persona che si sta facendo i cazzi suoi o che diciamo che in questo momento si è isolata, sta bene così, cioè è lì nel suo diciamo sulla sua montagna dove nessuno può raggiungerla, è ok. Tra l'altro nella carta della solitudine c'è questo corvo che va da questa ragazza, come se si volesse andare da una persona che in questo momento è sola o comunque si è isolata perché non si fida magari delle persone e si volesse in qualche modo trasformare una situazione, ok, in quel determinato contesto sentimentale con quella persona. È possibile anche che il segno dello Scorpione sia in questo tipo di energia, non lo posso escludere, quindi alcuni di voi potrebbero essere in questo tipo di energia. Però c'è comunque la carta della trasformazione, quindi vogliono in qualche modo andare a trasformare una situazione, ok? Ora andiamo a vedere un attimo le Dixit e poi dopo andiamo a chiarire anche il 9 di bastoni. Allora, abbiamo la carta dell'acqua e dell'aria con il fanciullo che cerca di rubare l'uovo. Ok, ah no, scusate, ce n'era ancora una, me l'ero dimenticata. E poi abbiamo la donna nel deserto. Ok, quindi sì, si ribadisce il concetto. Qui vedo sentimenti molto come se foste agitati a livello emotivo. C'è una sorta di emotività forte perché l'acqua è agitata. Potreste avere a che fare potenzialmente come molto forti con i segni d'acqua. Scusate, ma il mio cane quando sente cose inizia a abbaiare. Vabbè, dicevo, potreste avere a che fare potenzialmente con i segni d'acqua, Cancro, Pesce e Scorpione. E io vedo qua che il segno dello Scorpione potrebbe voler raggiungere appunto come se ci fosse una dinamica in cui c'è una persona che è in una posizione alta, quindi che appunto ha delle difese, delle barriere difficili da raggiungere, ok? Come quest'uovo che è sopra quest'albero. Quindi è una persona che è diffidente, una persona che non si fida, è una persona che magari è difficile da raggiungere e in qualche modo è come se la volesse ottenere, la volesse prendere. Fanno vedere che appunto è possibile che il segno dello Scorpione voglia un nuovo inizio con questa persona, perché l'uovo di solito rappresenta i nuovi inizi. Quindi è come se volesse cercare di ottenere questa situazione qua. Se non siete voi in questo tipo di energia, potrebbe essere una persona nei vostri confronti. Ad ogni modo, effettivamente fanno sempre riferimento a questa figura, che qua viene rappresentata come una donna, che è diffidente, che è per la sua strada, nell'energia della solitudine che vedevamo prima, sta percorrendo questo deserto tutto da sola. Dice, come dire, io me ne frega niente, piuttosto guarda, mi faccio il deserto da sola, ma non mi dovete rompere le cosiddette. Quindi avete a che fare con una donna effettivamente impavida, piuttosto che una donna che è solitaria, una donna che non si fida delle persone o non si fida di voi, ha le difese alte. Ok, questo se siete uomini dello Scorpione. Se siete donne dello Scorpione, potrebbe essere che siete voi in questo tipo di energia. Ok, non lo posso escludere.
Vediamo ancora l'altro oracolo. Abbiamo caos e contrasto e la pace. Quindi qua si ribadisce questo concetto come se ci fosse una situazione di caos e contrasto con qualcuno e però si vuole fare pace con quella persona, si vorrebbe una riappacificazione. Quindi o voi volete fare pace con qualcuno con cui ci sono stati dei contrasti, oppure questa persona vuole questo da voi. Ad ogni modo, qui qualcuno vuole la riconciliazione, quindi o lo scorpione, il segno dello scorpione vuole la riconciliazione con una persona, o viceversa, questa persona vorrebbe una riconciliazione da voi, cioè con voi, scusate. Vediamo questo 9 di bastoni. Allora, perché al segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni? Perché al segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni. Abbiamo il mago al rovescio con la regina di denari prevalentemente rovesciata. Il re di coppe, abbiamo i segni di terra, toro, vergine, capricorno. Effettivamente abbiamo una persona, come vi dicevo, che forse non vuole investire nel rapporto, non dà segno di volere un nuovo inizio. Vediamo ancora perché è il segno dello scorpione in amore nell'immediato futuro, no scusate, durante il mese di marzo accadrà il 9 di bastoni, perché è il segno dello scorpione durante il mese di marzo in amore accadrà il 9 di bastoni. Allora, le stelle, il fante di coppe al rovescio. Quindi io vedo che comunque gli uomini vogliono ottenere desiderano forse una persona che in questo momento è diffidente. È possibile che il segno dello scorpione desideri quella persona, abbia delle speranze, però forse non hanno fatto nulla, cioè tipo non si sono scusati con quella persona, non hanno fatto nessun gesto magari carino nei confronti di quella persona e quindi di conseguenza hanno a che fare con qualcuno che è chiuso, ok? Che non si fida. Oppure potrebbe essere inversa, cioè potrebbe essere che magari voi avete le difese alte nei confronti di qualcuno che vi desidera, potrebbe essere anche così. Vediamo ancora perché il segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni, perché al segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni, perché al segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni. 2 di coppe in orizzontale, re di bastoni al rovescio col 4 di spade e re di coppe. Io vedo che gli uomini dello scorpione provano un sentimento nei confronti di qualcuno, però qui vedo che c'è una situazione che ha senso unico, nel senso che il 2 di coppe è in orizzontale. Se è in orizzontale vuol dire che all'interno di un'unione, di un rapporto, c'è qualcuno che non è d'accordo con l'unione in sé, quindi che magari o non vi ricambia o semplicemente questa persona non si fida di voi e non vi dà retta o comunque ha le difese alte, ok? E gli uomini vorrebbero sbloccare la situazione con questa persona. Questa cosa la vedo, è come se si volesse sbloccare la comunicazione in quella situazione lì. Vediamo ancora perché al segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni, perché al segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni, tutto al rovescio. 5 di coppe al rovescio, 2 di spade al rovescio, asso di coppe al rovescio. Qui si tratta di un ritorno dove è stata fatta la scelta però di rifiutare un nuovo amore o una nuova opportunità in amore. Cioè alcuni di voi vogliono tornare in una situazione, vogliono tornare a parlarsi con una persona dove in precedenza potrebbe essere stata fatta la scelta di buttare via un'opportunità sentimentale, di non dichiararsi, di non dare una nuova opportunità. Chi più ne ha più ne metta. Qua è stata sprecata un'opportunità o è stata rifiutata un'opportunità in amore. Però si vuole tornare in quella situazione, si vuole tornare a riparlarsi con quella persona. Ancora una volta, vediamo. Perché il segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni? Perché il segno dello scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni.
Re di coppe, sette di denari al rovescio. Si vuole andare verso una situazione dove non c'è stata crescita o non c'è crescita, qualcosa che è andato sprecato, dove non si è investito, dove non si sono sviluppati i frutti, cioè nel senso, sembra che gli uomini dello Scorpione in particolare provino i sentimenti per qualcuno in una situazione dove o non c'è stata crescita o una situazione che è andata sprecata, per esempio, come se non volessero più aspettare anche in una situazione e vogliono in qualche modo andare in una situazione dove però una crescita potrebbe essersi fermata. Anche questo mi viene in mente. L'ultima volta, perché il segno dello Scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni. Perché il segno dello Scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni. Perché il segno dello Scorpione in amore a marzo accadrà il 9 di bastoni. Cavaliere di coppe, 6 di spade al rovescio. Ragazzi, c'è più palese di così. Sì, io vedo gli uomini in particolare di segno d'acqua, cancro, pesce e scorpione, quindi soprattutto gli uomini dello scorpione che vogliono tornare indietro in una situazione sentimentale, dove però c'è qualcuno che non si fida. Quindi gli uomini dello scorpione potrebbero avere a che fare, per esempio, con una donna che non si fida di loro, che è stanca di lottare, perché vedete questa fanciulla che tipo lì con questa armatura tutta protetta, ha le bende sugli occhi, sulle braccia, come se avesse finito una lotta e che sia stanca, no? Di lottare. Quindi hanno a che fare con qualcuno che si è fermato, che non si fida, che è stanca di lottare e gli uomini vogliono tornare in quella situazione lì, vogliono tornare indietro e andare da questa ipotetica energia femminile per aprirsi a livello emotivo, corteggiarla, non lo so, fare qualcosa comunque a livello emotivo. Tra l'altro mi ribadiscono il concetto che si tratta di una, o di un nuovo amore che è andato sprecato, o di un nuovo amore che è stato rifiutato in precedenza, oppure per esempio di un'opportunità in amore che in precedenza c'era, ma c'è stato un rifiuto, c'è stato un'occasione non è stata colta, ok? E fanno vedere che gli uomini vogliono tornare in quella situazione lì, ok? Quindi questo è come emerge. Ora andiamo a vedere marzo sul lavoro. Allora, marzo sul lavoro per il segno dello Scorpione. Abbiamo il 7 di denari, ok, con il piacere, l'indipendenza e il desiderio. Ok, direi che è abbastanza chiaro. Fanno vedere che appunto potreste avere delle soddisfazioni sul lavoro. Vedete questo ragazzo felice che è tutto sorridente. Vediamo se riesco a mettere a fuoco, ok. Tutto sorridente e sta aspettando che i frutti di ciò che ha seminato, diciamo, fruttino, no? Maturino. Quindi appunto sembra che il segno dello Scorpione sul lavoro o la prenda a diciamo a come posso dire, a divertirsi, a divertimento, no? Cioè magari quando è sul lavoro cerca di divertirsi, di distrarsi o ha a che fare con persone così. Si sta concentrando molto sulla sua indipendenza economica e sembra che ci sia qualcosa che il segno dello Scorpione desidera a livello economico, a livello materiale, di soldi o di lavoro, che potrebbe centrare con l'indipendenza. Quindi appunto sta aspettando che i frutti di una situazione maturino o per esempio che i risparmi che hanno messo da parte arrivino a un tot per fare una determinata cosa, ok? Ovviamente ognuno ha una sua situazione, però sembra positivo. Eh, vediamo. Allora, le Dixit, sì, fanno vedere che il segno dello Scorpione si sta impegnando in qualcosa. Vedete che c'è questo robottino che si aggiusta da solo dentro casa. Quindi, allora, alcuni di voi potrebbero fare lavori manuali, proprio dove si devono mettere con le mani. Altri di voi potrebbero lavorare in fabbrica. Altri di voi potrebbero lavorare per un'azienda tecnologica, qualcosa del genere. Altri di voi hanno a che fare comunque con attrezzi, strumenti, cose così. Fatto sta che il segno dello Scorpione si sta impegnando in qualche cosa, ok? Vedo che potreste però avere a che fare con qualcuno sul lavoro un po' incazzuso. Eh, questa cosa la vedo. Oppure potreste voi atteggiarvi così, come se voi fate capire che lì comandate voi.
una cosa del genere, cioè come se avete a che fare con delle persone con cui magari è necessario fargli capire chi siete, che con voi non si gioca, sai, cioè, è un po' nell'atteggiamento dello Scorpione. Io ho avuto a che fare con soprattutto le donne dello Scorpione sul lavoro e vi devo dire che è un po' l'atteggiamento dello Scorpione. Ehm, Comunque, tralasciando ciò, vedo appunto che ci sono delle notizie, delle comunicazioni che vi potrebbero arrivare per quanto riguarda il lavoro e che però c'è qualcosa che forse voi avete ancora un punto interrogativo, come il sette di denari, no? Si sta aspettando un qualcosa, si sta aspettando che i frutti maturino per una determinata situazione, quindi siete come se foste alla ricerca di un qualcosa oppure ci sia un punto interrogativo in una situazione lavorativa e state ancora magari aspettando, ok? Vediamo ora con l'oracolo risponde cosa ci dicono. Abbiamo secondo le regole e casa dolce casa. Quindi appunto sul lavoro vedo che appunto seguite determinate regole, determinati schemi, fate tutto corretto come deve essere fatto. Direi che la situazione lavorativa va bene, cioè non vedo cose negative. Casa dolce casa, magari appunto alcuni di voi vogliono vivere da soli, altri stanno mettendo da parte i soldi per aprirsi il mutuo, altri non lo so, vogliono andare a convivere, chi più ne ha più ne metta, altri ancora semplicemente dopo il lavoro si rilassano a casa, hanno bisogno di passare, cioè apprezzano comunque il fatto che quando tornano da lavoro vogliono stare a casa, no? Ehm, Secondo le regole potrebbe anche indicare appunto che voi magari state mettendo il vostro impegno secondo un vostro schema per raggiungere un determinato obiettivo, ok? Casa dolce casa potrebbe indicare anche la famiglia, quindi magari alcuni di voi si dedicano al fatto che magari vogliono aiutare la famiglia, cioè veramente potrei parlare per tre quarti d'ora qua. Eh, ora andiamo a vedere questo sette di denari. Allora, che cosa... No, aspettate, scusate. Perché al segno dello Scorpione durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il sette di denari? Perché al segno dello Scorpione sul lavoro accadrà il sette di denari a marzo. 10 di coppe a rovescio col 7 di bastoni. E allora sul lavoro sembra che voi vogliate fare tutto da soli. Mi dà quest'idea, come se non volete l'aiuto di nessuno sul lavoro, io me la cavo da solo. È un po' questo che cioè avete le difese alte e state cercando forse di proteggere quello che voi considerate vostro o quello su cui magari voi avete lavorato. È un po' questo. Vediamo ancora perché al segno dello Scorpione sul lavoro accadrà il 7 di denari. Perché al segno dello Scorpione sul lavoro a marzo accadrà il 7 di denari. La papessa al rovescio, il 6 di spade, il cavaliere di coppe. No, vabbè, sto male. E il re di coppe. Allora, mi continuano a battere sulla situazione di prima, non so perché, quindi si ribadisce il concetto che c'è un uomo, probabilmente dello Scorpione, che vuole tornare da una donna, probabilmente del segno del cancro o dei pesci. Se non è così, sembra che il segno dello Scorpione voglia andare verso qualcosa che lo appassiona sotto il punto di vista emotivo per quanto riguarda il lavoro. Quindi, per esempio, alcuni di voi magari hanno il progetto di, che ne so, magari andare da questa energia femminile in amore, però vogliono farlo in uno stato d'animo in cui sono felici perché il lavoro sta andando bene. Oppure hanno messo da parte abbastanza soldi per realizzare quel progetto. Vi sto facendo degli esempi perché veramente può essere la qualunque. Ad ogni modo vanno verso una situazione che diciamo li soddisfa a livello emotivo sotto il punto di vista lavorativo. Vediamo ancora perché, perché al segno dello Scorpione durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 7 di denari. Perché al segno dello Scorpione accadrà il 7 di denari sul lavoro durante il mese di marzo. No, vabbè, io non ci sto credendo, però. La torre. La regina di coppe al rovescio, gli amanti. Io morta. Allora.
ribadiscono sempre questo concetto che ci potrebbe essere stata una rottura con un'energia femminile in amore, che potrebbe avere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, su cui però c'è un rapporto d'amore reciproco perché abbiamo la carta degli amanti. Alcuni di voi, soprattutto se siete uomini dello scorpione, state aspettando che una situazione forse lavorativa o economica maturi per avere a che fare con questa energia femminile. Cioè, io l'unica cosa che vedo possibile è questa. Altrimenti, se non si dovesse trattare di amore, ribadisco il concetto che magari alcuni di voi vogliono andare a convivere, alcuni di voi vogliono comprarsi una casa, alcuni di voi vogliono avere un figlio. Cioè, chi più ne ha più ne metta si sta aspettando che i frutti di una situazione maturino perché sia possibile arrivare a quell'obiettivo. Le donne dello scorpione, perché qua abbiamo una donna di segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione, idem, cioè potesse voler fare la stessa identica cosa, quindi magari aspettare che i frutti maturino economicamente o lavorativamente per avviare poi una sorta di progetto che riguarda un'unione con qualcuno in particolare. Cioè, come se vi siete sporcati le mani in precedenza e adesso state aspettando che quella roba lì che avete fatto, insomma, maturi. Ancora una volta, perché il segno dello scorpione, sì, in amore, perché il segno dello scorpione sul lavoro a marzo accadrà il 7 di denari. Perché il segno dello scorpione sul lavoro a marzo accadrà il 7 di denari. Perché il segno dello scorpione sul lavoro a marzo accadrà il 7 di denari. Allora, il matto al rovescio, l'8 di denari, il carro, il 10 di spade in orizzontale. Allora, sì, alcuni di voi stanno lavorando perché vogliono partire per un viaggio, ma stanno ancora aspettando a buttarsi in quella determinata situazione perché appunto i frutti devono maturare. Quindi alcuni di voi hanno lavorato per partire per un viaggio, altri di voi stanno lavorando per andare avanti, per far avanzare un rapporto. Dove c'è qualcuno però che potrebbe essere stato arrabbiato con voi in parte. Mm, una roba del genere. Altri di voi stanno lavorando affinché possano andare avanti nella vita senza avere più energia negativa o come se volessero guarire da qualcosa. Altri di voi potrebbero stare mettendo le proprie energie lavorativamente ed economicamente, come vi dicevo prima, perché vogliono avanzare verso una persona che però potrebbe non essere completamente, come dire, questa persona potrebbe avere ancora in parte delle arrabbiature, se si tratta di amore ovviamente. L'ultima volta, poi chiudo, perché il segno, scusate un attimo, ok, perché il segno dello scorpione sul lavoro a marzo accadrà il 7 di denari, perché il segno dello scorpione sul lavoro a marzo accadrà il 7 di denari. 6 di coppe, 4 di bastoni, no vabbè ragazzi, io chiudo qua, cioè re di coppe. Allora, di nuovo abbiamo le energie maschili di segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Io vedo gli uomini in particolare dello scorpione che hanno messo le proprie energie, il proprio impegno per quanto riguarda il lavoro, ma cioè, lo hanno fatto soprattutto per quanto riguarda un rapporto del loro passato dove c'è stata stabilità. È come se alcuni di voi volessero, per esempio, andare a convivere e realizzare un sogno che avevano nel passato con una persona, oppure tornare da una persona del loro passato e, non lo so, per alcuni potrebbe essere sposarsi, per altri potrebbe essere convivere, per altri potrebbe essere volere una casa, volere un negozio, non lo so, cioè io vedo che qua si estende proprio veramente a tante situazioni, cioè allora ci sono alcuni del segno dello scorpione che vogliono tornare letteralmente da una persona del passato con cui c'è stato già un rapporto sentimentale stabile e vorrebbero appunto convivere con quella persona, vorrebbero
non lo so, accasarsi, ok? Per altri ancora potrebbe riguardare che in passato avevano un sogno, che potrebbe essere, non lo so, avere la casa col giardino e la piscina, potrebbe essere aprirsi un negozio, cioè veramente potrei parlare per ore, però è come se il segno dello Scorpione sta investendo in una sorta di progetto che ha o con qualcuno del passato in amore o un progetto suo e sta aspettando che i frutti maturi, i frutti del suo lavoro maturino affinché possa realizzare il suo sogno o la sua stabilità in quel determinato contesto. Ok? Quindi questo è. Ora vado a vedere con l'oracolo delle notifiche che cosa ci vogliono dire. Quindi spostiamo queste, le mettiamo qua così e vediamo. Allora, immediato futuro per il segno dello Scorpione in amore. Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno dello Scorpione? Cosa accadrà nell'immediato futuro in amore? Non lì. Allora, la prendo in considerazione, però cioè, le pesco un'altra perché è caduta sulla candela. Facciamo pace, quindi c'è una forte passione che forse provate per qualcuno e si vorrebbe fare pace con quella persona. Vediamo cosa accadrà al segno dello Scorpione in amore nell'immediato futuro. Cosa accadrà in amore al segno dello Scorpione nell'immediato futuro? Un attimo, Cosa accadrà in amore al segno dello Scorpione nell'immediato futuro? Cosa accadrà in amore al segno dello Scorpione nell'immediato futuro? Io te Netflix e abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia. Questa è la carta dell'appeso che usciva prima. Quindi ci sono alcuni di voi che vorrebbero passare dei momenti intimi o dei momenti a casa, magari a guardare un film piuttosto che al cinema, con una persona con cui possibilmente, probabilmente c'è una faccenda in sospeso. Ok? Ora vediamo a marzo. Cosa accadrà cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Questo è il rovescio. Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Al rovescio. Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Aiuto. Aiuto, no, troppe carte. Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? Cosa accadrà al segno dello Scorpione durante il mese di marzo in amore? La nostra storia è diventata un gioco di forza per te e sei la persona giusta per me. Vi ricordate che io prima vi dicevo che c'è una persona che si è isolata, che in qualche modo fa resistenza, che è diffidente. Quindi forse avete a che fare con qualcuno che pensa che il rapporto con voi è diventato un gioco di forza. Oppure voi pensate questo. Però qualcuno considera essere questa persona la persona giusta o in precedenza lo considerava, però in qualche modo la persona con cui avrete a che fare a marzo in amore potrebbe considerare il rapporto che come se è diventato una sorta di braccio di ferro, ok? E io prima vedevo anche dei blocchi che qualcuno ha, che limitano la visione positiva del rapporto. Ok, vediamo invece sul lavoro. Co- Cosa accadrà al segno dello Scorpione sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dello Scorpione sul lavoro durante il mese di marzo? Tutto al rovescio, no. Cosa accadrà al segno dello Scorpione sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dello Scorpione sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dello Scorpione sul lavoro durante il mese di marzo?
Noi non siamo uguali, io seguo il mio istinto, dei valori e standard che tu non possiedi come la lealtà, già solo per questo il merito rispetto. La mia vita è vuota senza di te, quindi sul lavoro potresti avere a che fare con una persona che è nell'energia del lupo, quindi segue il suo istinto, potrebbe essere una persona che si considera leale, che vuole il rispetto, che pretende il rispetto, oppure voi siete in questa energia. Il lupo, potrebbe essere che sul lavoro voi magari stiate lavorando eh, seguendo il vostro istinto e per realizzare qualcosa, quindi come fa il lupo che magari si crea il suo branco, poi c'è l'alfa che guida il branco, però il lupo è anche una persona, scusate, un animale che è in grado di abbandonare il branco se necessario, quindi alcuni di voi vogliono magari realizzare qualcosa di loro o avere qualcosa di proprio, per esempio, quindi alcuni si vogliono mettere in proprio, altri vogliono una promozione e quindi magari fare il capo della situazione, oppure non lo so, altri di voi potrebbero, come vedevo prima, magari arrabbiarsi con qualcuno, quindi magari far capire chi comanda. Io vedo che però c'è l'energia di qualcuno che vuole realizzare qualcosa. Abbiamo la mia vita è vuota senza di te e abbiamo anche farò qualunque cosa per riconquistare la tua fiducia e salvare le cose tra noi sul fondo. Sento che siamo anime gemelle, che più ne ha più ne metta. Quindi alcuni dello Scorpione vogliono, per esempio, lavorare sodo o diventare leader di una situazione perché sentono un vuoto nella loro vita rispetto forse a un ex con cui però vorrebbero creare un qualcosa, per esempio. Ok? Quindi questo è un po' come emerge per il segno dello Scorpione. Io direi di aver finito. Fatemi sapere nei commenti se vi siete ritrovati e se qualcosa si dovesse realizzare. Vi saluto e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!